La legge 328 del 2000 segna un punto di svolta fondamentale per il welfare italiano, introducendo un modello integrato di interventi e servizi sociali che riconosce formalmente il ruolo strategico del terzo settore. Questo insieme di soggetti non profit, cooperative sociali, associazioni di volontariato, onlus e fondazioni, viene valorizzato come partner attivo nella progettazione, realizzazione e valutazione delle politiche sociali. Il terzo settore non è più solo un fornitore di servizi, ma un attore sociale capace di interpretare i bisogni emergenti della popolazione e di proporre soluzioni innovative, spesso più flessibili e radicate nel territorio rispetto agli enti pubblici. Le cooperative sociali svolgono un ruolo cruciale nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e nella gestione di servizi alla persona. Le associazioni di volontariato promuovono la partecipazione attiva, la solidarietà e la coesione sociale, spesso operando in contesti di emergenza, povertà o marginalità. Le onlus si distinguono per la capacità progettuale e l'impegno in ambiti come la cooperazione internazionale, i diritti, la salute e l'educazione. Le fondazioni finanziano progetti di interesse collettivo, sostenendo la ricerca, la cultura e l'inclusione sociale. La legge 328 promuove la sussidiarietà orizzontale, cioè la collaborazione tra pubblico e privato sociale, tramite strumenti come coprogettazione e cogestione. Il terzo settore è valorizzato come partner alla pari, contribuendo alla costruzione di un welfare comunitario. Inoltre, il terzo settore genera capitale sociale, relazioni, fiducia e senso di appartenenza, migliorando la qualità della vita e la partecipazione democratica. La diversità delle sue forme organizzative è una risorsa per rispondere in modo articolato ai bisogni della società. In sintesi, la legge 328 riconosce nel terzo settore un pilastro del sistema di welfare, fondamentale per una società più inclusiva, solidale e partecipativa. La legge 328/2000 rivoluziona la concezione e la gestione del welfare in Italia, introducendo il principio di sussidiarietà e riconoscendo il terzo settore come partner strategico delle istituzioni pubbliche. Questo riconoscimento è sostanziale. Il terzo settore partecipa attivamente alla progettazione, gestione e valutazione dei servizi sociali e sociosanitari, assumendo un ruolo corresponsabile nella costruzione delle politiche di welfare. Il partenariato si fonda su una logica di coprogettazione, in cui cooperative sociali, associazioni di volontariato, onlus e fondazioni sono interlocutori privilegiati delle amministrazioni pubbliche. Partecipano dalla definizione degli obiettivi fino alla valutazione dei risultati, integrando competenze e risorse diverse per migliorare la qualità degli interventi. Il terzo settore è valorizzato per la sua vicinanza ai bisogni delle persone, grazie alla presenza capillare sul territorio e alla flessibilità operativa. Gli strumenti concreti come i piani di zona permettono la programmazione integrata, con una governance condivisa tra enti locali e terzo settore. La legge promuove trasparenza e qualità, richiedendo accreditamento e controllo. Il terzo settore dimostra la propria competenza e affidabilità, generando capitale sociale e promuovendo inclusione e coesione. In sintesi, il terzo settore è protagonista attivo e corresponsabile nel welfare, contribuendo con idee, esperienze e valori a un sistema di protezione sociale più equo, efficace e partecipato. Uno dei principi fondanti della legge 328/2000 è la sussidiarietà orizzontale, che rappresenta un cambiamento profondo nella gestione delle funzioni di interesse generale. Questo principio stabilisce che tali funzioni possono essere affidate ai soggetti della società civile, in particolare del terzo settore, se radicati nel territorio e capaci di rispondere ai bisogni della comunità. Le organizzazioni come cooperative sociali, volontariato, onlus e fondazioni hanno una conoscenza diretta del contesto in cui operano, permettendo loro di intercettare esigenze emergenti e proporre soluzioni personalizzate. La legge 328 valorizza questa capacità, promuovendo la partecipazione attiva del terzo settore nella progettazione e gestione dei servizi sociali e sociosanitari. Non più semplici esecutori, ma partner corresponsabili nella costruzione del welfare locale, queste organizzazioni favoriscono reti di solidarietà tra pubblico e privato sociale. La sussidiarietà orizzontale implica anche un cambiamento culturale, riconoscendo il valore dell'iniziativa civica e della partecipazione comunitaria. Attraverso coprogettazione e cogestione, il terzo settore partecipa alla definizione delle politiche sociali, promuovendo la democrazia partecipativa. In sintesi, la sussidiarietà orizzontale rappresenta una visione moderna e inclusiva del welfare, in cui il terzo settore promuove il benessere collettivo con azioni radicate nel territorio e orientate alla solidarietà.
La legge 328/2000, nota come legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, introduce una visione moderna e partecipativa del welfare, fondata su centralità della persona, sussidiarietà, cooperazione ed efficacia. In questo contesto, il terzo settore assume un ruolo cruciale non solo come erogatore di servizi, ma come motore di innovazione sociale. Grazie alla flessibilità organizzativa, alla prossimità territoriale e alla capacità di sperimentazione, il terzo settore intercetta bisogni emergenti e propone modelli alternativi, come l'housing sociale e l'assistenza domiciliare innovativa. I gruppi di autoaiuto rappresentano un altro esempio, basandosi sulla reciprocità e sulla condivisione. La legge incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni non profit nella progettazione e gestione dei servizi, promuovendo la coprogettazione tra enti pubblici e privato sociale. L'innovazione riguarda anche le modalità di erogazione, con strumenti digitali, piattaforme collaborative e metodologie partecipative come il design thinking. Il terzo settore agisce come laboratorio sociale, anticipando tendenze e sperimentando soluzioni. Le organizzazioni raccolgono feedback continui e si adattano rapidamente, in un ciclo virtuoso di ascolto e miglioramento. Infine, il terzo settore ridefinisce il concetto di welfare, promuovendo autonomia, dignità e partecipazione, rafforzando coesione e solidarietà. In conclusione, il contributo all'innovazione dei servizi è uno degli aspetti più significativi della legge 328/2000, confermando il terzo settore come attore strategico per un welfare più umano, efficace e sostenibile. La collaborazione tra pubblico e terzo settore è un pilastro della legge 328/2000, che ridefinisce il welfare italiano in chiave partecipativa, inclusiva e territoriale. Questa sinergia va oltre l'erogazione di servizi, configurandosi come un partenariato strategico fondato su coprogettazione, corresponsabilità e valorizzazione delle competenze reciproche. Uno dei principali vantaggi è la capillarità degli interventi. Le organizzazioni del terzo settore, radicate nel territorio, sono in stretto contatto con le comunità locali, riuscendo a intercettare bisogni emergenti e offrire risposte personalizzate. L'assistenza domiciliare, ad esempio, diventa uno strumento privilegiato di prossimità sociale. Un altro vantaggio è la continuità assistenziale, che permette percorsi integrati e globali, riducendo la frammentazione. La qualità degli interventi migliora grazie all'integrazione tra garanzia istituzionale pubblica e flessibilità, innovazione e capacità relazionale del terzo settore. La vicinanza ai cittadini favorisce l'empowerment e la costruzione di reti di solidarietà, trasformando i cittadini in protagonisti attivi del welfare. La collaborazione è anche economicamente vantaggiosa, grazie alla condivisione delle risorse e alla prevenzione del disagio. Infine, favorisce l'innovazione sociale, con il terzo settore come laboratorio di nuove pratiche. In conclusione, questa collaborazione rappresenta una strategia vincente per un welfare inclusivo, efficace e sostenibile, generando valore sociale, fiducia e partecipazione. La cogestione dei servizi tra ente pubblico e terzo settore è uno degli aspetti più innovativi e qualificanti della legge 328/2000, che ridefinisce il welfare italiano come sistema integrato di interventi e servizi sociali. Si supera così la logica dell'appalto e della delega, abbracciando una visione collaborativa e partecipativa. Le organizzazioni del terzo settore diventano partner strategici delle amministrazioni pubbliche. La legge promuove un sistema integrato che nasce dal concorso tra pubblico e privato sociale, realizzato attraverso strumenti come coprogrammazione e coprogettazione. Questi strumenti, legittimati anche dalla sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale, permettono di condividere responsabilità, risorse e obiettivi. La coprogrammazione definisce priorità e strategie insieme, mentre la coprogettazione riguarda la realizzazione concreta dei servizi. Le organizzazioni del terzo settore sono coautrici delle politiche sociali, contribuendo attivamente alla definizione degli obiettivi e alla valutazione dei risultati. Dal punto di vista amministrativo, la cogestione si realizza nei piani di zona, strumento privilegiato di programmazione territoriale, orientando le politiche verso inclusività e sostenibilità. La cogestione promuove trasparenza nella gestione delle risorse, monitoraggio partecipato e valutazione di impatto, garantendo servizi più accessibili e continuità assistenziale. In conclusione, la cogestione rappresenta una strategia vincente per costruire un welfare efficace, partecipativo e umano, valorizzando corresponsabilità, prossimità e innovazione.
La legge 328 del 2000 introduce l'integrazione tra servizi sanitari e sociali e promuove la cogestione tra enti pubblici e privati accreditati. In questo contesto, il ruolo dell'operatore sociosanitario, l'OSS, è centrale e strategico. L'OSS opera in equip multidisciplinari con medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e volontari, costruendo percorsi assistenziali personalizzati che tengono conto delle esigenze cliniche, sociali e relazionali dell'utente. L'OSS lavora per enti non profit accreditati, come cooperative sociali, fondazioni e associazioni, partecipando attivamente alla programmazione e gestione dei servizi. La sua presenza garantisce qualità e continuità dell'assistenza, diventando punto di riferimento per persone fragili e famiglie. L'OSS rileva bisogni emergenti, monitora condizioni di salute e segnala criticità, facilitando interventi tempestivi ed efficaci. Favorisce l'empowerment dell'utente, promuovendo autonomia attraverso supporto e relazione. Il volontariato collabora spesso con gli OSS, rafforzando le reti di solidarietà. In sintesi, l'OSS è una figura chiave nella cogestione dei servizi previsti dalla legge 328, garantendo un approccio umano, competente e integrato ai bisogni delle persone e contribuendo alla realizzazione di un welfare comunitario, inclusivo e sostenibile. Capillarità e prossimità sociale sono caratteristiche distintive del terzo settore, che ne definiscono efficacia e rilevanza nel sistema di welfare italiano. La capillarità indica la presenza diffusa delle organizzazioni del terzo settore su tutto il territorio, operando anche in zone dove i servizi pubblici arrivano con difficoltà. Questa distribuzione permette di intercettare bisogni emergenti, come solitudine degli anziani, disagio giovanile, povertà educativa o difficoltà delle famiglie migranti. La prossimità sociale riguarda la capacità di costruire relazioni di fiducia con le comunità locali. Operatori e volontari instaurano legami umani, ascoltano, comprendono e accompagnano le persone, favorendo inclusione sociale, partecipazione attiva e senso di appartenenza. La legge 328 ha valorizzato questo ruolo, promuovendo coprogettazione e cogestione dei servizi. La capillarità e la prossimità sociale sono strumenti chiave per realizzare un welfare di comunità, basato su collaborazione pubblico-privato-sociale e partecipazione dei cittadini. Il terzo settore rileva situazioni di disagio, propone soluzioni concrete, attiva reti di solidarietà e risponde rapidamente in situazioni di emergenza. Queste qualità favoriscono coesione sociale, incontro tra generazioni e culture, riduzione delle disuguaglianze e contrasto all'isolamento. Il terzo settore è così attore politico e culturale, generando valore sociale e promuovendo cittadinanza attiva. È fondamentale investire nella formazione degli operatori, nel riconoscimento del lavoro sociale e nel sostegno alle reti territoriali per rafforzare ulteriormente il ruolo di sentinella sociale e motore di innovazione del terzo settore. Il terzo settore si distingue per la capacità di innovare, rispondendo in modo flessibile e creativo ai bisogni complessi della società. Questa innovazione si esprime in una vasta gamma di servizi che vanno oltre l'assistenza tradizionale, contribuendo a costruire un welfare più inclusivo e partecipativo. Gli sportelli di orientamento offrono supporto personalizzato a cittadini in difficoltà, aiutandoli a navigare tra opportunità formative, lavorative e sociali, accompagnandoli in percorsi di crescita e autonomia. Le reti di famiglie solidali promuovono accoglienza e sostegno tra nuclei familiari, offrendo ospitalità temporanea, supporto a famiglie in crisi e creando legami di mutuo aiuto, rafforzando il tessuto sociale. I laboratori interculturali favoriscono l'incontro tra culture diverse, promuovendo dialogo, comprensione e inclusione attraverso attività artistiche, educative e relazionali. L'assistenza domiciliare digitale integra nuove tecnologie nei servizi alla persona, permettendo monitoraggio a distanza, compagnia virtuale e supporto personalizzato, migliorando la qualità della vita di anziani e persone con disabilità. Il co-design dei servizi coinvolge i cittadini nella progettazione delle risposte ai bisogni sociali, valorizzando competenze diffuse nella comunità e rendendo i servizi più efficaci. L'innovazione nel terzo settore stimola partecipazione, rafforza capacità individuali e collettive e genera impatti positivi sulla coesione sociale e sulla qualità delle relazioni. Per sostenere questa innovazione, è fondamentale investire nella formazione, nella ricerca sociale e nella creazione di reti tra enti, con il supporto delle istituzioni pubbliche attraverso coprogettazione e sperimentazione. La legge 328/2000 è un pilastro del welfare italiano e assume un'importanza particolare per l'operatore sociosanitario, l'OSS,
poiché definisce il contesto operativo in cui questa figura agisce. La normativa introduce un modello di integrazione sociosanitaria, superando la frammentazione tra servizi sociali e sanitari e promuovendo una presa in carico globale dell'utente. In questo sistema, l'OSS diventa protagonista di un welfare che mette al centro la persona, valorizzando la collaborazione tra pubblico, privato sociale e comunità. L'OSS non è più un semplice esecutore, ma un attore attivo nella costruzione di percorsi assistenziali personalizzati. La centralità dell'utente implica che ogni intervento sia orientato al benessere complessivo della persona, considerando bisogni fisici, psicologici, relazionali e ambientali. L'OSS, grazie alla vicinanza quotidiana all'utente, coglie segnali ed esigenze che spesso sfuggono ad altri professionisti, diventando osservatore privilegiato e mediatore tra utente ed equipe multidisciplinare. La collaborazione con il terzo settore permette di offrire risposte flessibili, innovative e radicate nel territorio, favorendo inclusione e partecipazione. L'OSS contribuisce ad affrontare le sfide della società contemporanea, garantendo continuità, qualità e umanità nell'assistenza. La legge promuove anche la valorizzazione delle competenze professionali e la formazione continua dell'OSS, riconoscendone il ruolo nell'equipe e favorendo il lavoro di rete. In sintesi, la legge 328/2000 non solo definisce il quadro normativo dell'OSS, ma ne esalta il valore umano e professionale. L'OSS incarna i principi di prossimità, empatia, competenza e responsabilità, contribuendo decisamente alla qualità della vita delle persone assistite.